Ed eccoci all'episodio 2 dell'evento tenuto a Ranco presso Aquarishop. Naturalmente oggi vi mostreremo la costruzione di un acquario tema naturale Lago Maggiore con tutti i materiali presi direttamente in natura. Naturalmente tutto quello che è stato prelevato è stato rimesso al proprio posto. Qui vi mostreremo una delle parti più belle di questa giornata, cioè il picnic in riva al lago. Naturalmente ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ora Io iniziamo. comincio. Dai, Non stavo. ma io ti sono venuto per pianificazione. Dimmi cosa ti serve. Sassi, Famiglia. Così pratica via schermo. Ma non l'avete visto lui durante la live di venerdì? No. Nella live Dovrei dire di no. Giovane, è reato prendere su dal lago. Tutela ambientale. Non pescare, Porco digger. A parte che lo stiamo facendo per divulgazione sulla tutela Ma ambientale. poi usiamo e reinventiamo. Esatto, specifica che dopo rimettiamo giù tutto. Esatto. Vivo o morto. Quando volete. Mai fatto comunque dei video che dimostrano che poi stiamo, cioè Ho fatto delle piccole foto. delle piccole foto. Poi incolleremo. La selezione di formaggi, il tagliare di formaggi, sulla tavolata, facciamo vedere il degenere. Posso vedere quel salzelato perché rivastano l'ambiente praticamente. Però 2 o 3 piantine che bucano da là con le radichette. Anche dei canneti lì. Primo esperimento wild, in questo caso sul Lago Maggiore, Sasso Cavallazzo, parco del Golfo della Quassa di Ranco, e quello che andiamo a fare oggi è appunto con i materiali del luogo, l'habitat che ci troviamo davanti, in questo caso è la parte di risacca protetta dal masso. Grazie. Protetta dal masso, quindi abbiamo 2 zone, 2 aree di corrente. Non ci sono i peli, no, ma ci sono là. Parte di Canneto dove arriva la zona più sabbiosa, mentre in questo caso abbiamo la parte a ciottolo e molto detrito che viene spinto dalla corrente. In questa spiaggia, in questi 300-400 metri, in realtà abbiamo 4 habitat ben diversificati: la zona palustre, le zone di sabbia, le legnaie, c'è una molto importante più avanti, e una zona con un piccolo affluente dove risalgono le alborelle, ad esempio. Più volte questo invece appunto è la parte più sottolosa, quindi un fondale relativamente basso, però anche per un prezzo piuttosto importante, dove sono le barche, comunque non arriva a superare il 1,5 metri. Ma noi ci concentriamo più su questa zona ben delimitata e ben protetta, dove nelle acque basse troviamo un sacco di avannotti, soprattutto nel lato di Canneto. Questa è la prima volta che capita di fare questo tipo di esperimento, e volevo ringraziare Aquarishop per aver fornito il carrello. Grazie Aquarishop. Ok, andiamo a comporre, diciamo, la nostra vasca. Allora, materiali che abbiamo tirato su e che comunque rimetteremo giù. Vi ricordo che questo è un parco, non dobbiamo fare danni, che non faremo. Questo è un po' divulgativo. L'interesse è quello che si vada ad osservare ciò che ci circonda, anche in spazi che magari utilizziamo semplicemente. Qua si viene a vedere, a fare il bagno, prendere il sole, però
già che ci siamo, approfittiamone, guardiamoci intorno, perché tutto può essere un'ispirazione, un motivo anche per apprendere come in natura le specie si comportano, che poi sia un lago in provincia di Varese o la foresta del Borneo, la fisica di come muovono i flussi dell'acqua, di come il sole, bene o male sempre la stessa, chiaramente sono specie diverse in questi casi. Allora andiamo a cercare, quando creiamo un acquario habitat, un acquario naturale, comunque di dargli anche un approccio un po' grazioso, un po' armonioso. Si possono fare acquari habitat anche, diciamo, belli. Non li chiamo biotopi per mie ragioni personali, però preferisco chiamarli acquari habitat. Adesso li andiamo a creare una zona più massiccia, dove dobbiamo sempre pensare che la luce cade allo zenith, quindi si creeranno delle zone d'ombra nella parte bassa che possono essere utili per svariate tipologie di pesci. Abbiamo trovato questa roccia che riprende un po' la forma appunto del masso dietro di noi. Andiamo a trovargli una posizione in questa zona qui e creare magari delle zone appunto di ombra. In questo caso andiamo a i sassi che si trovano in questo luogo sono appunto ciottoli che sono fatti di diversi materiali, e tra questi materiali, questi ciottoli, abbiamo anche il legno. Questo è legno e questo è un mattone. Ora possiamo anche non usarlo, però è molto carino da sapere che tra tutte le pietre che abbiamo trovato qui ci sono tanti materiali diversi. Andiamo magari a selezionare i materiali che ci interessano di più. Comunque diamogli un criterio, e quindi le rocce più grosse, con le rocce più grosse andiamo a creare, diciamo, delle zone un po' più movimentate. A questo punto possiamo sfruttare proprio quello che troviamo sulla spiaggia, anche con i detriti. Chiaramente adesso galleggeranno, quindi meglio non metterli. In questo caso qua troviamo, a parte i pezzi di vetro e pezzi di plastica, cosa che sono inevitabili, tutti questi gusci di vongole. Se vuoi lì ce ne sono tanti, Ecco, c'è un pezzo di cotton fioc, magari per quello lo buttiamo. La caratteristica di questa zona di risacca appunto è l'acciotolamento dei legni che continuano a muoversi in questa maniera. Lì si può notare come il legno che galleggia continua ad acciotolarsi. Infatti tutti questi legni hanno tutta questa forma arrotondata, è tipica di queste zone appunto dove l'acqua continua a muovere in questa maniera, e quindi questi chiaramente, se il flusso fosse da questa parte, si appoggerebbero nella parte magari posteriore del nostro layout. Ovviamente mi sono dati dei sassolini sotto il piede. Foglie, come in questo caso, questa è la foglia chiaramente alloctona, la magnolia, l'abbiamo trovata anche lei insieme.
E in questa zona il tipo di pianta che troviamo sono dei ciperus, sono delle canne, come in questo caso. Questo è proprio l'ambiente tipico, e in un acquario come questo possiamo, diciamo, disporlo su tutta la parte posteriore. Ora ne abbiamo preso solo un campione, non voglio, anche se poi lo andiamo a riposizionare, non voglio separarne troppo per metterlo nella parte posteriore, quindi dobbiamo immaginarci che nella parte posteriore si può utilizzare questo appunto per creare questa zona. Sarà anche molto proteggerà anche molto gli avannotti, perché la caratteristica di questi canneti è di tirar fuori le radici, quindi avere molte radici scoperte, che sono come il setaccio, e evitano che i pesci più grandi vadano a trovare gli avannotti. Tra le cose che possiamo trovare qui c'è l'immondizia. Questa è una pallina con cui ho giocato un cane, e quindi vado a ricreare l'ambiente tipico. E i vari frammentini di legno di cui parlavo, appunto, che vengono lavorati. Questa è la parte di corteccia che ha sbattocchiato. Chiaramente bisogna impregnarli, farli affondare. Adesso li sto facendo a secco, però anche loro possono essere utilizzati per creare zone di barriera. Altro che. Sì, è la pallina. Ah, pallina poi da quel tocco di fascino. Il tocco. È il top. Che forte. Che pesci ci potresti mettere? Che pesci ci possiamo mettere? Vabbè, allora nella zona appunto abbiamo detto che sono i gobi. I gobi li possiamo inserire nella parte bassa. Praticamente non ci possiamo mettere ai belle polaghi. Animali qui loro come camminano. Hai costruito la fiora? No, non si può fare. I gobio sono animali tipici. Tra gli allottoni che troviamo in questa zona, Pseudorasbora parva e ahimè tante gambusi. E purtroppo tra gli animali che non dovrebbero esserci per niente in questa zona, tantissime tartarughe del genere Enis. Ce ne sono veramente parecchie, cioè di genere Trachemys. Più l'Enis che c'erano sicuramente prima. Bene ragazzi, adesso vi mostreremo il lavoro finito, uno scape naturale molto molto semplice, anzi un acquario habitat, come ha detto prima Davide Castagna, di una semplicità assurda, davvero molto 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 bello. Non abbiamo naturalmente riempito con l'acqua e messo dei pesci perché non siamo riusciti a prenderli, nonostante siamo stati lì un paio d'ore, ma non eravamo attrezzati, quindi il progetto è finito così com'è. Naturalmente tutto quello che vedete è stato rimesso in natura, quindi ragazzi, a voi questo bellissimo acquario habitat. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, commentate, iscrivetevi. Tutto ciò serve per aiutare a noi a crescere come pagina e a portare nuovi contenuti. Grazie per essere stati con noi, grazie a Davide Castagna, all'Associazione Italiana Bet ed Acquari Shop per questo bellissimo evento. Naturalmente per questo video è tutto ragazzi, a un prossimo video, ciao!